Ciao ragazzi! In questo e nel prossimo tutorial facciamo una breve introduzione sul piano cartesiano. Parleremo dunque di assi cartesiani, di origine del sistema di riferimento e di quadranti. Rappresentiamo dunque su di esso alcuni punti di cui conosciamo le coordinate e facciamo anche l'operazione inversa. Dati alcuni punti sul piano cartesiano, ne deduciamo le rispettive coordinate. Introduciamo poi due formule. La formula per calcolare le coordinate del punto medio di un segmento, date le coordinate dei suoi estremi, e la formula per calcolare la distanza fra due punti, che ci permette di calcolare la lunghezza di un segmento di estremi noti. In tutta questa playlist utilizzeremo GeoGebra, un software gratuito che potete scaricare da internet ed installare sul vostro PC. Io ho installato sul mio computer sia la versione 5 che la versione 6. In questi tutorial utilizzerò la versione 5. Al termine del video tutorial vi propongo alcuni esercizi con le relative soluzioni. Come sempre, vi consiglio di risolvere personalmente gli esercizi prima di ascoltare le relative soluzioni. Cominciamo. Consideriamo una retta. Per individuare l'esatta posizione di un punto sulla retta, dobbiamo innanzitutto fissare un verso di percorrenza, indicato convenzionalmente con una freccia rivolta verso destra. Diciamo che percorriamo la retta in senso positivo quando ci muoviamo verso destra, in senso negativo quando ci muoviamo in senso opposto. Scegliamo ora un punto qualsiasi sulla retta. Questo punto, chiamato origine, divide la retta in due semirette, la semiretta positiva verso destra e la semiretta negativa verso sinistra. Fissiamo ora un'unità di misura. In questo modo, la posizione di un punto è associata ad un numero e viceversa, ad ogni numero reale corrisponde un punto sulla retta. Mi spiego meglio. Al numero x uguale a 4 corrisponderà questo punto sulla retta. Al numero x uguale a meno 6 corrisponderà questo punto sulla retta. Viceversa, a questo punto sulla retta corrisponderà il numero 9 e a quest'altro punto corrisponderà il numero meno 1. All'origine corrisponderà il numero 0. Sulla retta orientata è dunque sufficiente un solo numero per rappresentare la posizione di un punto. Nel piano questo non è più sufficiente, poiché il piano ha due dimensioni e dunque per determinare la posizione di un punto sono necessari due numeri, detti coordinate del punto. Per determinare la posizione di un punto nel piano è dunque necessario introdurre una seconda retta perpendicolare alla precedente. Questa seconda retta ha l'origine in comune con l'origine della retta precedente ed ha il verso rivolto verso l'alto. Abbiamo così un sistema formato da due rette perpendicolari fra loro, una orizzontale, chiamata asse delle ascisse o asse X, e una verticale chiamata asse delle ordinate o asse Y. Il piano viene così suddiviso in 4 quadranti che si contano in senso antiorario a partire dall'asse X, primo quadrante, secondo quadrante, terzo quadrante, quarto quadrante. Ad ogni punto viene dunque associata una coppia ordinata di numeri. Ad esempio, questo punto è il punto 7, 3, cioè la prima coordinata è l'ascissa, cioè la sua distanza in orizzontale rispetto all'origine, e la seconda coordinata è l'ordinata, cioè la distanza in verticale rispetto all'origine del sistema di riferimento. Per coppia ordinata di numeri si intende che i numeri vanno messi in un certo ordine, cioè prima l'ascissa e poi l'ordinata. Ad esempio, il punto 7, 3 è ben differente dal punto 3, 7 che si trova qui. Possiamo notare un'altra proprietà. Tutti i punti del primo quadrante hanno l'ascissa positiva e l'ordinata positiva. Ad esempio, fissiamo un altro punto. Possiamo leggere qui le sue coordinate, sono più 4, più 4. Tutti i punti del secondo quadrante hanno invece l'ascissa negativa e l'ordinata positiva. Ad esempio questo punto è il punto meno 6 più 3. Questo punto è il punto meno 9 più 7.
I punti del terzo quadrante hanno invece entrambe le coordinate negative, ad esempio questo punto ha coordinate meno 3 e questo punto meno 9, meno 4. I punti del quarto quadrante infine hanno l'ascissa positiva e l'ordinata negativa, ad esempio questo è il punto 7 meno 4 e questo è il punto 3 meno 2. Consideriamo ora i punti che si trovano sull'asse x, ad esempio questo ha coordinate più 6, 0 e quest'altro meno 5, 0, cioè tutti i punti sull'asse x hanno l'ordinata uguale a 0. Allo stesso modo, tutti i punti sull'asse y hanno l'ascissa uguale a 0. Ad esempio, questo è il punto 0, meno 5 e questo è il punto 0, 3. L'origine ha coordinate 0, 0. Per verificare la comprensione di questi primi concetti, vi propongo alcuni esercizi di rappresentazione grafica. Cominciamo con questi 12 esercizi. Rappresenta i seguenti punti nel piano cartesiano, uniscili in ordine alfabetico e classifica il poligono trovato. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Il primo poligono, i cui vertici hanno coordinate A, 1, meno 4, B, 7, meno 4 e C, 4, 4, è un triangolo isoscele, poiché i lati AC e BC sono identici. Infatti, tracciando l'altezza CH, l'altezza divide la base in due segmenti uguali, proprietà del triangolo isoscele. Il secondo triangolo di vertici A, meno 5, meno 4, B, 4, meno 4 e C, meno 5 più 4 è un triangolo rettangolo, poiché ha un lato orizzontale e un lato verticale, quindi i due lati sono perpendicolari fra loro. Il terzo poligono è un triangolo scaleno acutangolo, poiché ha tre angoli acuti, mentre il quarto poligono è un triangolo scaleno ottusangolo, poiché l'angolo in A è ottuso. Il quinto poligono è un parallelogramma, poiché ha i lati opposti paralleli a 2 a 2. Il sesto poligono è un rombo, poiché oltre a essere un parallelogramma ha tutti i lati uguali e come possiamo notare anche le due diagonali perpendicolari fra loro. Il settimo poligono è un quadrato, poiché ha i lati uguali fra loro e ha tutti gli angoli di 90 gradi. L'ottavo poligono è un rettangolo, poiché ha tutti gli angoli retti e ha i lati opposti uguali fra loro. Il nono poligono è un trapezio isoscele, poiché ha due lati paralleli fra loro e gli altri due lati sono uguali fra loro. Il decimo poligono è un trapezio rettangolo, poiché ha due angoli retti e due lati paralleli fra loro. L'undicesimo poligono è un trapezio scaleno, poiché ha due lati paralleli fra loro, mentre i lati obliqui sono diversi fra loro. E l'ultimo poligono è un deltoide, poiché ha due lati adiacenti uguali fra loro, gli altri due lati adiacenti uguali fra loro e ha le diagonali perpendicolari. Vi propongo ora un'altra serie di esercizi. Esercizi 13 e 14. Rappresenta i seguenti punti nel piano cartesiano, uniscili in ordine alfabetico e scopri l'immagine. Esercizio 15. Scrivi le coordinate dei punti dell'immagine. In questo esercizio la rappresentazione grafica è già presente, noi dovremo trovare le coordinate dei punti. Ti consiglio di mettere in pausa, ci sentiamo fra poco per la soluzione. Rappresentando i punti dell'esercizio 13 e congiungendoli in ordine alfabetico si ottiene un calice. La figura che si ottiene invece nell'esercizio 14 è un'automobile. Le coordinate dei punti della figura presente nell'esercizio 15 sono invece le seguenti. Nel prossimo video tutorial introdurremo due formule. La formula per il calcolo delle coordinate del punto medio di un segmento di estremi noti e la formula per il calcolo della distanza fra due punti nel piano cartesiano. Vi aspetto. Ciao!